E se quando muori scopri che Dio non esiste? E se ti accorgi che non vuoi più fare il prete? E se ti innamori? Ogni mattina nella chiesa, come sorge il sole, un prete si sveglia e sa che dovrà rispondere a domande del genere, altrimenti verrà tormentato tutto il giorno da chi gli chiede insistentemente queste cose. Guarda, mia nonna ti risponderebbe così: se Dio mi avesse messo le ruote sarei una carriola. Che non ho mai capito cosa volessi intendere esattamente, però di sicuro rende l'idea. Ma scusa, e se ti cade il telefono nuovo? E se ti lascia la ragazza? E se scoppia la guerra? Su, se ragioni così non combini niente nella vita, non perché non sei capace, ma perché ti perdi tutte le occasioni. La storia non si fa con i se e con i ma, come mi diceva la maestra Maria alle elementari, e nemmeno la felicità. Quando eri piccolo avevi una fiducia esagerata nei confronti della vita. Attraversavi la strada e pensavi che se le macchine ti avessero colpito si sarebbero fatte male loro. Quando compravi un pacchetto di carte di Yu-Gi-Oh! Eri praticamente certo di trovare il drago bianco a occhi blu. Io non l'ho mai trovato, Poi diventi grande e becchi le prime batoste. Quella che ti piace non ti calcola di striscio, capisci che nella vita non farai mai il calciatore e piano piano diventi come tanti adulti, sospettoso, scettico, meglio essere prudenti. Ovviamente non tutti, però se si respirasse un po' più di fiducia nei confronti della vita, diciamo che il mondo sarebbe un posticino migliore. Signori, questo è il nostro problema. Abbiamo paura di rimanere fregati dalla vita. Temiamo che dietro le cose belle, che ci sia una fregatura in agguato. E allora ti blocchi. Non ci provi neanche, fondamentalmente per evitare di rimanere ferito. E a quel punto, nella migliore delle ipotesi, ti accontenti della mediocrità. Ma più probabilmente, in fondo, sei triste. Ma tanto triste. E la tua vita, che pure era partita col miglior slancio possibile, eri un piccolo bolt ai blocchi di partenza. Dopo qualche delusione, qualche sconfitta, qualche croce, diventa un lungo e grigissimo sabato santo. Che cosa ricordiamo in questo giorno del triduo? Il sepolcro di Gesù. Dopo essere stato crocifisso e ucciso, un casino, i discepoli scappano, Pietro lo rinnega, Giuda si impicca, si squarcia il velo del tempio, terremoto, buio su tutta la terra. Gesù viene deposto dalla croce e portato in un sepolcro scavato nella roccia. Ci mettono davanti una grande pietra, la sigillano, in modo che se anche fosse risuscitato, come aveva detto, non ce l'avrebbe fatta ad uscire. E proprio per essere sicuri mettono pure un picchetto di guardie lì davanti a controllare. Insomma, se non è chiaro, Gesù è morto. Niente può entrare nel sepolcro, niente può uscire dal sepolcro. Fine delle trasmissioni. E quelle pie donne che al mattino presto vanno alla tomba, vanno per piangere, non si aspettano un miracolo, non si aspettano più niente. Dentro al sepolcro sono sepolte anche tutte le loro attese, tutte le loro speranze, e stanno lì bloccate a piangere. Ma non si rendono conto che dietro la pietra all'ingresso del sepolcro qualcosa si sta muovendo. Al di là delle loro disillusioni sta accadendo qualcosa che non avevano previsto. Gesù risorge. Cioè, davanti alle donne c'è solo il sepolcro. In quel momento non hanno alcun segno visibile per immaginare che stia capitando altro. Non c'è nessun arcobaleno con la scritta "ce la faremo". Eppure in realtà la vita ha in serbo ben altro per loro. Ognuno di noi ha i suoi sepolcri davanti a cui piangere. Dalla sconfitta dell'Inter il 5 maggio 2002 a una delusione scolastica, alla perdita di una persona cara. Ma la vera tragedia non è quel sepolcro e quello che ci sta dentro, ma è non aspettarsi più niente dalla vita. Il sole splende sempre nel cielo, anche se magari adesso vedi solo nuvole e tempeste. La felicità è possibile e ti attende già dentro alle tue sofferenze, anche se magari adesso non capisci bene da che parte possa stare. E quella novità che dia una svolta alla tua vita prima o poi arriva, anche se ti sei già rassegnato all'idea di aver ormai perso tutti i treni. E perché? Perché dentro al sepolcro Gesù risorge, Dio agisce e ci viene incontro al di là di ogni nostra aspettativa. Se è successo quello, allora possiamo attenderci che Dio abbia in serbo qualcosa di grosso pure per noi. Hai due modi per stare di fronte alla vita: o sospettare che ci sia sempre una fregatura dietro a tutto, anche dietro alle cose belle, o sperare che ad attenderti ci sia una sorpresa persino dentro ai sepolcri. Non so quale risurrezione Dio stia già realizzando nel casino di questa epidemia, quale novità stiamo covando sotto questa quarantena, quale nuova vita sia in gestazione dentro ciascuno di noi, ma sono certo che possiamo attenderci cose belle. I sepolcri non ce li toglie nessuno, Quello che è interessante però è quanto accade dentro ai sepolcri. Ecco cosa dobbiamo attendere. Insomma, come dice un noto teologo contemporaneo, il meglio deve ancora venire.